Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di lei, 1847, Lightning, qualche anno dopo l'utilizzo iniziale. Come avrei visto sicuramente dal titolo, oggi parleremo della Seidel 1847 Lightning, toppissimo di gamma di casa Seidel. Prima di iniziare però, come sempre, mettimi un like, attiva la campanella e iscriviti al canale, mi raccomando. Parliamo di questa armonica che è tanto chiacchierata. Perché? Perché è un'armonica tutta in acciaio. Ti lascio qua anche il video descrittivo di quando abbiamo fatto l'unboxing e l'abbiamo provata per la prima volta con tutto lo stupore del caso, perché è un'armonica innanzitutto bella pesantina, si fa sentire e ha una caratteristica principale, ovvero è tutta in acciaio. Anche le ance e il comb, come puoi vedere, sono tutte in acciaio. Addirittura le ance hanno un trattamento quasi cromatico delle ance che gli danno proprio un suono squillante. Questo video è un video un po' particolare, perché? Perché parliamo di questa armonica dopo un bel po' di utilizzo. Infatti, se non sbaglio, l'ho presa 2 anni fa, una cosa del genere, l'unboxing l'abbiamo fatto qualche annetto fa e da allora io non le ho messo su mano, il che apre una bella discussione. Perché è una bella discussione? Perché quando è uscita questa armonica, innanzitutto era innovativa, era tutta in acciaio, c'era chi diceva ah no, aberrazione, bruttissimo, non ci piace, mentre gran parte delle utenze diceva ah, bellissima, innovativa e quant'altro. Quindi c'era il pubblico molto diviso su questa armonica e anch'io all'inizio ero abbastanza scettico su uno strumento completamente d'acciaio. Però dopo un po' di utilizzo e qualche anno vi faccio le mie personali considerazioni su questo strumento. Pro di questa armonica e contro di questa armonica. Allora, l'ho provata in tutte le situazioni che potete immaginare, sui palchi, elettrificata, in maniera acustica, facendo busking, andando a suonarla nelle feste, trattandola male, magari anche con la bocca sporca, in situazioni di grande palco, quindi dove avevo bisogno di tanta potenza, come in situazioni più piccole, dove addirittura non avevo neanche il microfono. Non ha fatto mai una volta in anni di utilizzo cilecca, che nel termine tecnico vuol dire non mi ha mai lasciato piedi, quindi tutte le ance funzionano ancora perfettamente. Dopo anni di utilizzo, e ricordo utilizzo intensivo perché comunque questo è il mio lavoro e quindi la utilizzo tantissimo anche per le lezioni, il tuning e l'intonazione è rimasta pressoché sempre quella. Quindi ottimo lavoro sulle ance, ottimo lavoro sul comb che non perde pressione, in acciaio potete veramente trattarlo malissimo, non si deforma, non ha nessun tipo di problema degli altri materiali e il suono è rimasto sempre bello pieno, pastoso. Quindi questa, la durata, è un'armonica Highlander, quindi subito primo pro. Secondo pro, è un'armonica, date le sue caratteristiche, come abbiamo detto nel primo video in cui parlavamo di questa armonica, è un'armonica con un volume esagerato, sembra quasi di avere in mano una tromba. Se andate a lavorare bene con le vostre risonanze, col flusso d'aria in maniera morbida, come ci siamo sempre detti, otterrete dei suoni eccezionali e soprattutto è un'armonica che non cambia mai il suo volume. Con l'utilizzo il volume è sempre quello, anche dopo anni di utilizzo. Terzo pro, che non cambia con l'utilizzo ma è un pro dell'armonica in sé, scivola tantissimo, quindi è un'armonica veramente che nelle labbra, sempre mi raccomando parte interna del labbro, scivola benissimo, è velocissima, vi dà proprio un senso di confidenza immediato, quindi super pro. Andiamo adesso a vedere un po' di contro. I contro non possono essere strutturali di questa armonica, o perlomeno uno ne ho trovato, ma per la maggior parte, come abbiamo detto, le ance rispondono bene, durano tantissimo nel tempo, il comb rimane invariato, quindi non subisce nessun tipo di crepa, deformazione, nulla, rimane sempre così, e volume esagerato e non perde mai il tuning e il volume, perlomeno adesso dopo qualche anno è rimasta così, vedremo magari più avanti.
Ma quindi quali sono i contro di questa armonica? Beh, sicuramente un prezzo iniziale alto, perché lei supera le 120-130 euro, a volte l'ho vista anche a 150, quindi è uno strumento costoso. Però se vi fate due calcoli, se siete un utilizzatore professionale oppure un amatore o comunque una persona che vuole uno strumento che dura tanto, la comprate e non la cambiate più. Quindi nel corso degli anni non dovete cambiare ogni tot l'armonica perché si stona, cade, si rompe. Questa è indistruttibile, quindi è un grande contro. Il prezzo sì, è relativo, nel senso che comunque costa e costa ancora tanto. Secondo contro che ho trovato è pesante, è tutto acciaio, quindi è un'armonica che pesa oltre i 100 grammi. Un intero concerto, se avete un intero set di Lightning, dopo un po' si fa sentire, soprattutto se non lo usate magari per degli intermezzi, se fate proprio l'armonicista a tempo pieno, quindi se suonate per ore e ore e ore, questa si fa sentire a livello di peso e dopo un po' stanca. Terzo contro, relativamente sempre al suo peso, è che se vi cade per terra il comb indeformabile alla fine è praticamente acciaio pieno, quindi ora che rompete un botto d'acciaio pieno così dovete proprio prendere un martello. Le ance non si rovinano mai, anche se cade per terra, ma ahimè le cover sì, infatti se vedete mi è caduta qualche volta. Si ovalizzano un po' le cover, addirittura qua vediamo se lo becchiamo bene, qui vedete, se vediamo se mette a fuoco la camera, ci sono delle piccole bottarelle, addirittura nell'incavo qua dove c'è la bombatura che di solito non si piega mai, si ammacca e si rovina, e quindi le cover, guardate qua come si ovalizzano, tendono per il gran peso dell'armonica a deformarsi, quindi mettete in conto che questa armonica non la dovete far cadere mai. Se cade e siete fortunati si deforma un attimino e con un cacciavite riuscite a ridargli una forma, altrimenti dovete buttare via le cover e comprarle nuove, il che comunque costicchia perché le cover hanno un loro costo. Quindi grande contro di questa armonica sostanzialmente è il peso. E tu cosa ne pensi della Seidel 1847 Lightning? È un'armonica che ti piace, un'armonica che non ti piace? I pro e i contro si bilanciano, oppure un'armonica che sicuramente ti trova sfavorevole o un'armonica che ti trova sicuramente favorevole? Fammelo sapere nei commenti. Se hai anche domande, dubbi, chiarimenti, curiosità su questo strumento, scrivimelo. E niente, ti invito come sempre ad unirti al mio canale stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list totalmente gratuita e verrai aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fuori anche via mail. Se poi vorrai vedere il mio videocorso o prendere una lezione con me, potrai prenotare la tua lezione direttamente dal mio sito. Altro canale che ti consiglio di frequentare, canale Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo degli swatch, dei contenuti, delle review in più, dei sondaggi, insomma un po' di attività extra sulla Lucignolo Academy. Se invece sei un affezionato della carta, ti ricordo che in tutti i negozi di musica d'Italia e anche negli store migliori online è presente il mio manuale Armonica Blues, istruzioni per l'uso. Cosa dire? Sono lunghissime queste ultime presentazioni, c'è troppa roba da dire, come dico da un po', dovrei trovare una maniera di accorciarle un attimino, ma il video era per Lightning, quindi fammi sapere se ti è piaciuto questo video, mettimi un bel like, buone armonicate, ciao!